nostro canale per questo nuovo video. A poche settimane di distanza dal ritiro della Honda GB350S abbiamo pubblicato a proposito il video di quel giorno qualche giorno fa e ha ricevuto tantissime visualizzazioni, 5.000 in pochi giorni e circa 100 commenti. Siamo qui a fare un giro sulla Hunter 350 2026 grazie a Motoservice, concessionario ufficiale Royal Enfield di San Severo e Bari. Ringraziamo quindi Antonio e Michele che come sempre gentilissimi ci mettono a disposizione la moto per il test. Questa moto ha pochissimi chilometri e ero curioso di provarla perché l'ho testata nel 2023 appena uscita e devo dire che mi era piaciuta parecchio perché è una moto davvero ben fatta. Secondo me questo è il modello che ha segnato la svolta di Royal, perché prima dell'arrivo della Hunter si era già ovviamente imposta in Italia con la Interceptor 650 e con l'Himalayan prima generazione, però a livello di finiture a mio parere questa moto ha rappresentato uno step importante per la casa indiana. Blocchetti nuovi che poi arrivarono anche sull'Interceptor, leve più rifinite, in questo caso nere, molto carine, stondate, molto dalla forma molto classica, e in generale una verniciatura e un tocco veramente di qualità premium, che ripeto poi si è visto man mano su tutti i modelli che sono venuti negli anni successivi o sui vari restyling di modelli precedenti. L'occasione di questo nuovo modello 2026 è di testare la frizione antisaltellamento, il faro a LED e piccole migliorie varie che comunque ripeto vanno a perfezionare un prodotto che ha spaccato sul mercato italiano, è arrivato facendo veramente un boom di vendite sia nel 2023 che nel 2024. Nel 2025 magari ha accusato una lieve flessione, ma anche perché nel frattempo Royal aveva messo in gamma la Guerriglia 450. Poi sono anche arrivate concorrenti agguerrite come la Honda 350, quindi naturalmente ha avuto più concorrenza, però rimane un modello amatissimo in Italia da un tipo di clientela molto vasto, quindi donne, persone mature, ma anche ragazzi che apprezzano lo stile retro. Avendo guidato la Honda per molti giorni in queste settimane, anche per venire qui a effettuare il test ride, posso anche fare dei paragoni diretti, perché le moto sono sì concorrenti, però secondo me hanno anime profondamente diverse. Ho visto spesso delle comparative online e alcuni giornalisti sono riusciti a mio parere a cogliere queste diversità. Ora vi dirò anche un po' le mie impressioni. Innanzitutto tra un po' ci fermeremo e vi mostrerò il nuovo colore che secondo me è bellissimo, perché questo nero opaco al momento non è neanche visibile sul sito Royal e dal vivo rende molto devo dire, cioè questa moto da sempre, come detto, ben curata, ben rifinita, in questa tinta è molto particolare. Non mancano gli sticker sulle gomme per dare un tocco di sportività, e questo all black poi si riflette sul manubrio nero, blocchetti neri, specchietti neri, leve nere, cioè tutto è in tinta e quindi dà quel tocco premium. Tra l'altro io credo che l'opaco sia sempre un colore più apprezzabile dal vivo che in video o in foto. Mi capita spesso anche nei commenti del video della Honda di leggere di persone indecise tra quale delle due prendere. Come dicevo, io ho scelto la Honda, ma questo modello l'ho sempre apprezzato perché ha delle caratteristiche che secondo me rispetto alla Honda ne fanno un qualcosa di diverso.
In primis la ruota da 17, io ovviamente avendo già altre due moto con la ruota da 17 ho voluto anche diversificare e prendere una con il 19 anteriore. In questo caso abbiamo una 17 che rende questo modello rispetto alla GB sicuramente più agile, sicuramente più sportivo nell'inserimento in curva. In generale la moto ha un interasse molto corto e quindi a livello di agilità spicca molto. Adesso ci fermiamo un attimo così ve la mostro da fuori e poi riprendiamo a descriverla nei dettagli. Siamo qui fermi sulla strada che divide San Severo da San Marco in Lamis e stiamo dando un'occhiata da vicino alla nuova Hunter 2026. Come vedete il faro è completamente nuovo, finalmente a LED con l'abbagliante ovviamente sotto. Le frecce restano alogene, però devo dire che sono molto belle perché con questa forma tondeggiante richiamano perfettamente lo stile classico. Come vi dicevo, le leve restano quelle che del modello precedente della prima serie, anch'esse molto belle, cicciotte, comunque con una forma molto affusolata, anche serbatoio del freno tondeggiante, specchietti con un'ottima visibilità, primo pregio rispetto alla Honda che invece ha degli specchi molto stretti. Strumentazione molto semplice ma molto facile da utilizzare, si comanda dal blocchetto, quindi questo è un plus. Odometro trip A, trip B, abbiamo resettato il trip A prima di partire, 10 km, la moto comunque a 27 km, c'è anche l'orologio e in questo momento non è regolato, e poi c'è il navigatore, se non erro si chiama Trip Dash, comunque si connette al telefono e ci dà una navigazione turn by turn. La cura la vediamo anche in queste fascette di gomma e i blocchetti sono molto carini. Come vedete il kill switch ha questa forma tondeggiante, lo stesso dicasi del anabbagliante, abbagliante e passing. Abbiamo le 4 frecce, non sempre scontate sulle moto. Le manopole sono belle cicciotte anche queste, con una forma comunque che richiama il classico. Finiture molto belle, scritta Royal sulla sella, sulle pedane. Il motore è molto carino, compatto, i cerchi anche curati con gli sticker, con una colorazione molto ben visibile, un giallo fluo a contrasto con il nero opaco. Vi dicevo, questo colore è molto bello. Qui troviamo pedane passeggero, anche qui come su Honda c'è questa protezione per evitare che i piedi del passeggero vadano sullo scarico. Il portatarga devo dire che è bello, non è molto sporgente, il parafanghino è curato, il faro è tondo in maniera classicheggiante anche questa. Come dicevamo, le frecce, le maniglie sono molto ben integrate e anche in questo devo dire che si distingue rispetto a Honda, perché le maniglie fanno comode sia al passeggero sia in fase di manovra. Devo dire che il Royal le ha ben integrate e quindi si vedono poco ma sono presenti e sono molto utili. Cavalletto centrale di serie, ammortizzatori ovviamente regolabili sul precarico. Rispetto ad Honda, nonostante la regolazione sia sulla terzultima tacca, devo dire che la moto è già comoda, la sella è bella cicciotta e abbastanza morbida. Al lato comodità devo dire che non c'è storia, questa a mio parere vince su Honda, che è una moto un pochettino rigida sia di sospensioni che di sella, però ha tante qualità e quindi
diciamo è una dei pochi difetti della Honda. Da questo punto di vista invece questa Royal si distingue, a mio parere è comoda. Poi faremo altri chilometri e vi dirò maggiormente dopo altri chilometri come il comfort. È piccolina, compatta, complice la ruota da 17, appare sicuramente più compatta della Honda, ma perché lo è nei fatti, e la ruota stessa poi anteriore ci dà un assieme, un quadro di moto compatta con interasse corto e la possibilità di toccare a terra più facile rispetto ad altre concorrenti. Ma questo può essere un difetto per chi è molto alto, per chi è bassino, per le donne, diciamo può essere un pregio in realtà. Chiudiamo con gomme Ceat, una marca indiana. Dietro abbiamo il 140, 17 ovviamente, davanti abbiamo il 110, ripeto i cerchi hanno un bel design, oltre a una bella realizzazione. Il parafango ha la prolunga, quindi questo evita di sporcare la moto in maniera pesante con pochi schizzi come accade sulla rivale giapponese. Direi di tornare in sella e di raccontarvela un altro po' alla guida. Dimenticavo il tappo, anche questo ben rifinito, molto classico, diciamo adatto allo stile della moto. Siamo pronti quindi a riprendere il nostro giro. Le leve non sono regolabili, questa fascia di prezzo è raro trovarle regolabili, quindi possiamo dire che sia una mancanza, ma una mancanza in linea con le rivali. Devo dire che comunque sono abbastanza raggiungibili. La frizione ha uno stacco prevedibile e modulabile, devo dire che mi piace. La giornata è un po' ventosa, però per fortuna ha smesso di piovere. Prima di proseguire voglio dirvi che questo video è fatto in collaborazione, realizzato in collaborazione anche con l'azienda Mistral, l'azienda conosciutissima nell'ambito degli scarichi, legata soprattutto al marchio Guzzi perché ha sede a Mandello, quindi stessa origine, stesso posto dove è nato il marchio Guzzi. Mistral ha deciso di supportare il nostro progetto della Honda 350S, però io approfitto per parlarne durante questa prova perché a catalogo ha anche molti modelli Royal Enfield, quindi è possibile, consultando il loro sito e contattando Alex e Carlotta, gentilissimi, sempre disponibili per qualsiasi tipo di informazione, chiedere informazioni appunto sugli scarichi che danno effettivamente un tocco in più alla moto, sia dal punto di vista del sound, sia dal punto di vista dell'estetica e anche del peso ridotto ovviamente. Parlando di estetica degli scarichi, su una classica riveste un ruolo ancora più importante perché, come detto, queste moto sono spesso ben rifinite, però magari c'è sempre qualcosa su cui fare economia e di solito lo scarico è uno di quegli elementi dove le case tendono a risparmiare, forse anche consapevoli del fatto che molti poi amano sostituirlo e cambiarlo, quindi non è una parte solitamente curata. Questa moto ha un bel sound, ma sicuramente può fare di meglio. Salutiamo quindi Alex e Carlotta e tutto il loro staff. A breve pubblicheremo sul nostro sito anche un'intervista proprio ad Alex che ci svela tutti i segreti della Mistral Experience e della storia della loro azienda, dalle origini al momento attuale e agli scenari futuri. Vi consiglio poi di leggerla perché è molto interessante.
Iniziamo quindi ad affrontare un po' di curve con questa Hunter 2026 e vi racconto come va. Allora, la posizione di guida è comoda, come detto prima mentre la osservavamo dall'esterno. La sella è morbida, le sospensioni danno un buon feedback, cioè sono molto comode, ma al tempo stesso abbastanza sostenute, quindi comunque su strada non creano difficoltà. E il manubrio è largo il giusto, siamo un po' inseriti nella moto che comunque ha una calzata stretta a livello di serbatoio, questo ci facilita anche la possibilità appunto di toccare per terra più facilmente, più agevolmente, quindi ci sentiamo rispetto ad esempio alla GB più inseriti nella moto. È molto agile, più agile della giapponese, perché ovviamente si sente questa ruota da 17 e questo interasse corto. Che dire, quello che piace è il motore, cioè il motore ha molto carattere, a parità di cavalleria nei confronti della Honda. È un motore che ha un'anima maggiore, diciamo, perché ha qualche vibrazione in più, ma mai fastidiosa, sono comunque vibrazioni piacevoli. Ha una risposta del gas un po' più peperina e meno lineare, e soprattutto devo dire che ha una rapportatura molto più tradizionale, cioè io sto usando la quinta a 80 all'ora e riprende tranquillamente. Quindi la rapportatura è sicuramente più corta della Honda e più prevedibile, ecco, in senso buono, perché ci consente subito di sentirci più in sintonia con la moto, mentre sulla giapponese bisogna fare un periodo di apprendistato, perché ha un motore più corsa lunga di questo, con una coppia più spostata in basso, anche se poi in realtà questa differenza non si avverte molto, perché questo motore risponde bene, anche la Royal ha una coppia piuttosto in basso, i valori di coppia sono simili. Però ecco, la rapportatura di questa Royal è più semplice da capire, da comprendere. Quindi arriviamo a inserire la quinta a velocità più basse. Probabilmente quando la andremo a tirare il motore avrà un numero di giri maggiore, cioè la quinta è meno overdrive della Honda, però c'è da dire che queste non sono moto su cui noi siamo costantemente alla velocità massima, quindi mi sento di dire che questa rapportatura è più semplice, è più immediata e probabilmente più versatile nell'uso di tutti i giorni. La gommatura, come detto, è un 110 anteriore e un 140 posteriore. Oggi andiamo tranquilli, sia perché l'asfalto non è a livello ottimale, sia perché la moto ha le gomme nuove, quindi poi del resto è giusto guidarla in modalità passeggio, perché è la sua indole. In questo momento siamo in quarta, il motore frulla bene, ha un bel sound, la risposta del gas è piacevole. Ecco, magari appena sceso dalla Honda è partito con questa, mi è sembrato un attacco dell'acceleratore un filo più nervoso, ma in realtà credetemi non lo è, perché a parte che parliamo di cavallerie gestibilissime, ma è solo un carattere diverso e quindi bastano 2 minuti per adattarsi. Poi, come detto, la frizione funziona molto bene in questa nuova versione, è antisaltellamento e assistita, quindi è molto più morbida, vi garantisco, perché poco fa da motoservice ho provato su una Hunter prima serie il confronto diretto e devo dire che si sente la differenza. Adesso è molto più morbida. In città, nell'uso quotidiano, io dico sempre la frizione morbida è comunque un plus, perché
su queste moto noi il cambio lo utilizziamo spesso, e quindi, oppure se rimaniamo con il rapporto in più magari andiamo a pelare un minimo la frizione, e quindi è molto comodo avere un comando morbido. Poi ripeto, mi piace molto il modo in cui stacca. La strumentazione è carina, devo dire, rispetto alla Honda ha una forma diversa, però sono apprezzabili entrambe. Forse qui solo il contamarcia è un po' piccolino, le informazioni sono un po' piccoline, però anche qui ci facciamo l'abitudine, ci arriviamo subito con lo sguardo. Specchietti veramente ben sfruttabili, i comandi sono comodi. Sentiamo il clax, è carino anche il clax. Ti permette anche di riavviarci in seconda a basse andature pelando la frizione. Vi confermo che lato ammortizzatore siamo su un livello di comfort sicuramente maggiore della GB350, e qui a livello di regolazioni siamo sulla terzultima tacca, quindi possiamo ammorbidirla ancora di 2 tacche. Niente male, diciamo, cioè per il tipo di moto a mio parere va benissimo. Proviamo il freno posteriore. Qui non mi aspettavo nulla di male, nulla di negativo, perché Royal ha una tradizione sui freni posteriori veramente notevole, e trova conferma anche su questo modello, perché frena bene, frena molto, proprio perché in India prediligono l'uso del posteriore in tante circostanze, quindi non è un comando utilizzato per correggere le traiettorie, ma proprio per frenare. Devo dire che però anche l'anteriore mi piace. È bello il motore, ragazzi. Devo dire che io non mi sento lato motore di dire che la Honda sia migliore di questa o viceversa, perché sono a livello di valori simili, però hanno un carattere totalmente diverso, pur essendo, ripeto, molto simili come valori. La grande diversità è data dalla rapportatura del cambio, quindi senz'altro se Honda avesse una rapportatura simile probabilmente ci troveremmo a valutare due motori molto più dal comportamento molto più simile, fermo restando che Honda è sicuramente più lineare. Questo ha quel carattere in più a livello di piccole vibrazioni o di erogazione un pochettino più appuntita. Però è una moto molto molto semplice e prevedibile in tutto, nella frenata, ecco, nell'inserimento in curva. Mancava il faro a LED, mancava la frizione morbida, hanno corretto quello che andava corretto sicuramente, rimanendo comunque sicuramente competitivi a livello di prezzo, cosa che con le Royal è sempre, diciamo, una costante. Bello davvero il sound, secondo me con uno scarico Mistral riusciremo a tirare fuori quel tocco in più di sound e di estetica che la valorizzerebbe ancora di più, appunto. Adesso affrontiamo la discesa di Borgo Celano, che è sempre il nostro esame. Se siete nella zona vi consiglio sempre di fare un giro dalle nostre parti.
Abbiamo provato giusto per un attimo una top speed e devo dire che anche in questo rispetto alla Honda è molto lineare nel passaggio quarta-quinta per il raggiungimento della velocità massima. Devo dire che la forcella affonda un po' di più della giapponese. Oggi veramente giornata ventosissima, però la moto si mostra comunque stabile nonostante il vento. Questo è un bel tratto di curve dove apprezziamo la sveltezza. Ci aiutiamo anche col freno posteriore. Peccato davvero per questo vento che rovina un po' il piacere di guida. Gira molto bene nei tornantini. Un buon angolo di sterzo. È una moto molto reattiva. Chiaramente, cioè, questo può essere visto veramente come un pregio, perché poi entrando in sintonia abbiamo un mezzo comunque divertente. A dispetto delle velocità relativamente basse che raggiunge, comunque ci dà quel tocco di sportività e di reattività, come per esempio tra le medie ce l'ha il Duke 790. Tra le classiche è sicuramente questa la più spigliata. Ora apprezzeremo anche il comportamento su una salita seria, e anche in questo potremo paragonarla alla Honda. Se vorrete faremo anche una comparativa poi in futuro, dedicata proprio un unico video Honda contro Hunter. Se vi va scrivetecelo nei commenti e sicuramente riusciremo a organizzarlo. Nel video della Honda qualcuno ha criticato il giorno del ritiro, il mio comportamento a livello di motore, reo di averlo tirato un po' troppo. Quel mio comportamento nascondeva anche il fatto di non essere abituato a un motore così corsa lunga e con una rapportatura di quel genere. Già questa moto è molto più prevedibile, come vi dicevo prima. Anche senza contagiri riusciamo a percepire prima dove si trova il limitatore e a gestire il cambio in maniera, diciamo, tradizionale. Ci sono sicuramente più vibrazioni della Honda, ma sono quelle vibrazioni a una frequenza gradevole, non eccessive. Devo dire che anche in quella top speed che ho provato prima non erano eccessive, quindi sono vibrazioni ai bassi piacevoli, che danno carattere. La sella vi confermo che è molto comoda. Dedicherò anche 2 brevi video ai pregi e ai difetti di questa moto, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale, sia per seguire tutti gli upgrade che faremo sulla Honda, tutte le varie recensioni e test ride di altre moto, tra cui molte Royal Enfield, per l'installazione, la prova dello scarico Mistral sulla GB, che sarà molto interessante, e tutte le varie novità anche a livello di accessori, caschi, gadget tecnologici che abbiamo già recensito in passato, come spesso avete visto. Abbiamo davvero tante novità
in serbo per voi quest'anno. Facile girare stretto su questa moto. Allora, in salita devo dire che si comporta bene. E qui apprezziamo ancora di più questa rapportatura più corta rispetto alla GB, perché, ripeto, anche se i numeri, la scheda tecnica ci parla di cifre simili, questa rapportatura corta ce la fa apparire più peperina, più pronta. Bisogna fare un plauso a Royal, che comunque ha creato una gamma piuttosto completa, cioè una 350 con varie declinazioni, poi ha creato la 450 Guerriglia che ha soluzioni moderne, una cavalleria più spigliata, e infine poi c'è il 650 di cui io sono innamorato, un bellissimo motore che equipaggia la Continental e la Interceptor, e dall'anno scorso la Bear, che devo dire è una moto che mi è rimasta nel cuore. Lo scorso anno Motoservice me l'ha concessa per una settimana e 500 km. Devo dire che quella moto è una gran moto sicuramente, e quel motore è un gran motore. Quindi Royal comunque offre una gamma molto vasta con prezzi sicuramente competitivi, promozioni anche in atto in questo momento, e la possibilità veramente di scegliere la moto più adatta a noi, e anche magari di fare un upgrade, partire con una cilindrata più piccola e crescere nel tempo. Il cambio veramente funziona bene. Preso un avvallamento piuttosto secco e sospensioni non troppo severe con la nostra schiena. Qui è la curva più caratteristica di Borgo Celano. Dopo aver quindi promosso anche in salita la nostra Hunter 2026, non mi resta che salutarvi, ricordarvi che se volete provare questa moto è disponibile, come tutta la gamma Royal, da Motoservice a San Severo e a Bari. Vi invito a iscrivervi al canale, a commentare e raccontarmi le vostre esperienze con questo modello, o se avete curiosità inerenti appunto alla Hunter ma anche la Honda GB. E ci vediamo a un prossimo video. Un saluto a tutti e grazie per averci seguito. Ciao ciao.